Benvenuti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglietta crop che io ho deciso di chiamare Spritz. Per poterla realizzare ho utilizzato un filato fantastico della Mistrico Filati, che è il canna da zucchero sequin. Lo sapete che già l'ho utilizzato l'anno scorso per fare una cosa simile, però vi farò vedere le differenze rispetto a quello realizzato l'anno scorso. E io ho utilizzato il colore numero 5, che è questo fantastico arancione, mi piace tantissimo. Guardate quanto è luminoso questo, perché ci sono le micro paillette. Vi voglio far vedere anche comunque altri colori che sono presenti sul mio sito Filati Elsa, di cui vi metto sempre il link in descrizione. Guardate qui quanto sono belli, abbiamo il grigio, abbiamo l'ottagno, il bordeaux, questo colore nuovo che è colore aragosta, e c'è anche un altro colore disponibile sempre sul sito, e ce ne sono veramente tanti altri. C'è il nero, abbiamo anche il blu, varie tonalità in realtà di blu e anche di lilla. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io vi dico già che per realizzare questa maglia ne ho utilizzati 4 gomitoli, quindi 200 grammi, lavorando sempre solo con l'uncinetto del numero 3,5. Per quanto riguarda le taglie più grandi, taglia M aumentate di un gomitolo, quindi 250 grammi, taglia L 300 grammi, taglia XL 350 grammi. Rispetto a me, vedete, questi sono due rettangoli che sono cuciti insieme, dovete fare un motivo in più per una taglia M, e il motivo quindi vi permette di avere questo più alto, due motivi in più per una taglia L e XL. Se però volete questa maglia trasformarla proprio in un coprispalle, quindi volete farla più lunga in modo che vi copra di più le braccia, in quel caso aumentate di un ulteriore gomitolo rispetto a quello che vi ho già detto. Come vi dicevo, questa creazione in realtà è una variante di quelli ponci a maglia che vi ho realizzato già con altri filati e con lo stesso canna da zucchero sequin l'anno scorso, però come vi ho detto c'è una piccola variante, in realtà due piccole varianti. Sono sempre due rettangoli che vanno cuciti insieme, e la lavorazione la conoscete perché l'abbiamo già utilizzata sia per fare una stola diversi anni fa che per fare una canotta l'anno scorso. Quest'anno ho deciso di riproporvelo, però appunto per creare questa maglietta corta da usare anche come coprispalle. Io in questo momento lo indosso sopra un costume. Per quanto riguarda quindi questi due rettangoli, una volta fatti, che sono identici, vanno cuciti. Io sull'altezza delle spalle però, come potete vedere rispetto al solito, ho lasciato scoperto qui 8 cm per avere proprio libera sulla spalla, quindi qua è cucito, qui è cucito insieme due motivi, e qui invece è la stessa cosa, cucitura qui alla fine, lasciati liberi 8 cm ad altezza della spalla, e sono andata poi a cucire. Naturalmente per le taglie più grandi mettetevi marcapunti per capire bene dove dovete andare qui a cucire per avere la spalla scoperta. Se non volete la spalla scoperta non vi preoccupate, potete fare un'unica cucitura. E sotto sono andata a cucire anche in questo caso di più rispetto al solito. Solitamente cucio per massimo 10 cm, questa volta sono andata a cucire per 21 cm perché volevo che qui fosse più stretta, quindi più aderente al corpo, proprio perché voglio usare questa soprattutto come una maglia più che un coprispalle, ed è per questo che ho deciso di cucirla di più sotto in modo tale che rimanga più ferma rispetto al solito. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia. Dimenticavo, voi naturalmente potete cucirla anche meno e quindi trasformarla in un vero e proprio coprispalle. Dicevo, come sempre mi raccomando, se decidete di realizzare anche questa creazione, mandatemi sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferuzzare, oppure mi trovate anche su Instagram come Elsa Faccio, o scrivendo anche Filati Elsa. Noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia corta e che funge anche da coprispalle, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea canna da zucchero sequin. Il colore che ho scelto io è il numero 05, che è questo fantastico arancione, ma come potete vedere qui ci sono anche altri colori. Abbiamo questo che è un nuovo colore che è fantastico, il numero 252, c'è l'ottagno, il bordeaux, ma sul sito trovate veramente tantissimi colori come il nero, varie tonalità di verde, varie tonalità di lilla, varie tonalità di azzurro, quindi andate sul sito per scegliere il vostro colore preferito. Per quanto riguarda la realizzazione, noi andremo a fare due rettangoli uguali. Questo è un piccolo campione. Le catenelle iniziali devono essere l'altezza del vostro rettangolo, che va dalla spalla fino a scendere.
Come avrete visto nel video iniziale, quando indosso la creazione, a me sarà lunga, che mi arriverà poco sotto al seno, quindi diciamo comunque in vita, non più bassa, perché voglio che sia comunque corta da poter indossare soprattutto sopra i costumi o sopra i top quando vado al mare. Quindi dicevo, questo è un piccolo campione. Nella lavorazione vera e propria io ho montato 81 catenelle. La lavorazione si ottiene su un multiplo di 6 catenelle, a cui vanno aggiunte 3 catenelle finali per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Quindi ho montato 81 catenelle. Per quanto riguarda la taglia M, L o XL, M vi consiglio un motivo in più rispetto a me, quindi di aumentare di 6 catenelle, L e XL di aumentare di 2 motivi, quindi di 12 catenelle, in modo tale che se anche avete il seno comunque vi si alza, ma non tantissimo. Se però la desiderate più lunga, quindi desiderate che si trasformi in una maglia, andate ad aumentare di 1 o anche 2 motivi in più rispetto a me, dipende a quanto volete che vi scenda, quindi che dalle spalle, non so, vi arrivi ai fianchi. Per quanto riguarda la lunghezza, quindi il ripetere il motivo, che sono 2 giri che vanno sempre ripetuti, io alla fine vi dirò quanto l'ho fatta lunga, che va da un braccio a un altro braccio. La voglio fare un po' più lunga rispetto al solito, quindi questa volta, oltre a dare le misure in centimetri, vi dirò anche quante volte sono andata a ripetere i 2 giri. Mi raccomando, se voi volete farla più lunga o più corta, non dovete fare altro che fare o più giri o meno giri rispetto a me. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo rettangolo. Il secondo rettangolo sarà uguale al primo. E andiamo a realizzare 2 catenelle che sono prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle mie catenelle iniziali, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Quello che faremo adesso lo ripeteremo per tutto il giro. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 5 catenelle, entro nella sesta e vado a fare 2 maglie alte nella stessa catenella di base, quindi una e rientro 2, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e di nuovo salto 5 catenelle, quindi 3 2 5, entro nella sesta e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Devo fare questo per tutto il giro, quindi 5 catenelle, ne saltiamo 5, entriamo nella sesta e andiamo a fare 2 maglie alte, una e 2, 5 catenelle, salto 5 catenelle di base, entriamo nella sesta, andiamo a fare 2 maglie alte, una e 2, e di nuovo, scusate, mi tiro un po' il filo, 5 catenelle, saltiamo 5 catenelle di base, entriamo nella sesta, andiamo a fare 2 maglie alte. Per terminare il giro andiamo a fare 5 catenelle, saltiamo 5 catenelle, entriamo nella sesta, andiamo a fare la prima maglia alta, entriamo nella successiva, andiamo a fare un'altra maglia alta. Come sapete, io tendo a fare delle catenelle in più quando andiamo a fare questo tipo di lavorazione, e quindi poi le possiamo andare a sfilare tranquillamente in questa maniera. Quindi vado a far passare il filo fino a togliere tutte le catenelle. Quindi questo è il nostro primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo sempre 3 catenelle stavolta, perché sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle, entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado tra le 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e 2, e si ricomincia da capo. 2 catenelle, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, entro tra le 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, una e 2, e di nuovo
2 catenelle, vado nell'archetto, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e 2, e devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Come potete vedere i giri sono semplicissimi e noi questo punto l'abbiamo già realizzato diverse volte, forse cambiando un po' il numero delle catenelle, ma vi posso assicurare che l'abbiamo già utilizzato sia l'anno scorso per fare una canotta, sia diversi anni fa per fare anche proprio una stola. Continuo ad arrivare, così vi faccio vedere la fine del giro, quindi 2 catenelle, archetto, maglia bassa, 2 catenelle, vado tra le due maglie alte e vado a fare 2 maglie alte. Per terminare il giro vado a fare 2 catenelle, rientro nell'archetto, scusate, entro nell'archetto, 2 catenelle e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi prima maglia alta vado a fare una maglia alta, entro nella catenella e vado a fare la mia seconda maglia alta. Quindi questi sono i due giri che dobbiamo sempre ripetere. Per poter ripetere il primo giro, ve lo faccio vedere un attimo, andiamo sempre a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, e a questo punto andiamo a fare 5 catenelle e poi direttamente andiamo a fare le 2 maglie alte tra le 2 maglie alte e si continua così, quindi 5 catenelle, 2 maglie alte sopra tra le 2 maglie alte. Termineremo facendo una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte, e questi sono i due giri. Come vi ho detto, io adesso andrò a lavorare la creazione vera e propria usando questo filato, sto usando questo, e vi dirò quante volte sono andata a ripetere i miei due giri e quindi quanti centimetri ho ottenuto, e poi bisognerà fare un altro rettangolo uguale, e una volta fatti i due rettangoli vi spiegherò come andarli a cucire. Ho terminato il mio primo rettangolo, ho ripetuto i due giri per un totale di 41 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Mi raccomando, anche per le taglie più grandi delle mie, che in realtà la lunghezza la dovete fare quanto volete, potete farla più lunga, più corta, l'importante è finire con il primo giro in modo che abbiate l'inizio del rettangolo uguale alla fine. Quindi vediamo, vedete, è uguale. Quindi dicevo, ho ripetuto i due giri per 41 volte in modo da avere una larghezza di circa 85, lunghezza di circa 85 centimetri. Adesso andrò a fare lo stesso un altro rettangolo con lo stesso numero di catenelle e lo stesso numero di giri. Ho terminato anche il secondo rettangolo, ho rifatto lo stesso numero di catenelle, ho fatto lo stesso numero di giri e adesso li devo andare a cucire insieme. Mi raccomando, per cucirli, come sapete, quando io lavoro questo genere di creazione preferisco che i due rettangoli abbiano verso opposto. Vedete, qui dietro ho messo la lavorazione che va da sinistra verso destra, per il davanti la metto da destra verso sinistra, in modo tale che sembra così, quando viene indossata, che la lavorazione abbia un continuo, avanti, vada dietro e così via. Adesso li dobbiamo andare a cucire sopra insieme, quindi cuciremo dall'interno verso l'esterno, dall'esterno verso l'interno, sia a destra che a sinistra. Non ho ancora deciso quanto andrò a cucire, diciamo che voglio uno scollo che sia almeno di 32 centimetri, però metterò i marcapunti, inizierò a cucire e poi vi farò sapere. Oltre a cucire sopra, naturalmente cucirò sotto insieme, non di tantissimo, naturalmente penso un po' meno rispetto a quanto ho cucito sul sopra. Comunque vi farò sapere entrambe le cuciture, sia quindi sopra che sotto, di quanto sono andata a farli. Dunque, ho cucito la parte di sopra. Allora, per la parte di sopra io ho cucito, vi faccio vedere, dall'esterno verso l'interno per 13 centimetri, ho lasciato 8 centimetri aperti e poi ho cucito soltanto un motivo insieme, quindi avanti e indietro, in modo da avere questa piccola apertura proprio ad altezza delle braccia, scusatemi, della spalla. Quindi ripeto, ho cucito per un totale di 13 centimetri partendo dall'esterno verso l'interno, ho lasciato liberi 8 centimetri e sono andata a cucire
il motivo subito dopo. Naturalmente voi potete fare anche una cucitura tutta uniforme, cioè quindi andare a cucire per tutta la lunghezza fino ad arrivare allo scollo desiderato, e ho fatto la stessa cosa anche dietro dall'altra parte, quindi 13 cm, 8 aperti, e sono andata a cucire il motivo subito dopo. Diciamo che così sono cuciti 8 motivi, ne sono liberi 4 e sono andata a cucire poi quello successivo. Per la parte sotto invece, perché l'ho voluta più stretta, più a fianchi, sono andata a cucire per 21 cm sia a destra che naturalmente a sinistra. Quindi detto questo, anche questa creazione è terminata. Ripeto, per le taglie più grandi sotto dovete andare a cucire sicuramente meno se la volete che non aderisca troppo al corpo, quindi la cucite di meno. Sopra potete fare un'unica cucitura, o comunque tenete presente appunto che l'apertura qui, quindi mettete i marcapunti, deve corrispondere alla vostra angolo della spalla.